Il lievito madre più di 130 anni. Ha sfamato milioni di persone per milioni di anni e continua a farlo tuttora. Ecco, apriamo i condotti di reazione. A 60 kg di pane ci stanno. Vedi? No, perché si sbianca. Quanto è che dava fiocco? Vorrei capire. No, no, Non dava fiocco. Un po' di notte però. Un po' di notte. Vabbè, ma meno male, ne riesco a mangiare. Ah sì, domenica solo. No, perché rimane male. No, Ma poi, grazie mille. grazie a te, dai. Buona... Buona giornata. Alla fine quando trovo la brace, la metto lì e scaldo l'acqua. E pane, proprio pane, nel senso che c'è solo farina e acqua e sale, null'altro. Quando l'hanno piazzata non c'era ancora nemmeno le piastrelle, ha 102 anni, è del 1923. È una vecchia Artufex, una marca svizzera, però va sempre bene, con calma, le impasta solo a una velocità. Lei ha il supermercatino lì a Gambasca. Lei ha solo un difetto che mi terrorizza. Se arriva che non c'è ancora il pane sono rovinato.
no, dammi la sapere. Il lievito madre. Guardalo lì, il lievito madre e la panetteria è storica, di sicuro va avanti dal 1883, ma probabilmente anche prima. Per la mia non si sa nemmeno bene se è la quinta generazione o anche di più. Qua. Ormai quasi 57 anni, ma quando andavo 50 anni fa appunto alle scuole elementari eravamo ancora 35-37 ragazzi che andavamo a scuola qua. E poi è sparito tutto, e praticamente dei bambini non ce ne sono più, è pazzesco. Anche se io spero sempre che prima o poi ci sia un'inversione. Ciao Gianni, sono nato e cresciuto qua e poi studiando mi ero laureato in ingegneria meccanica. Poi ho ancora fatto un master dopo, ho fatto anche dei colloqui in giro, ma a me non piaceva abitare in città. Ho sempre dato una mano qua così d'estate, ho sempre lavorato qua. Nel 2000 è mancato improvvisamente mio papà e quindi mi sono trovato da solo io e ho deciso di andare avanti così. Sono praticamente quasi 26 anni ormai. E qua non bisogna aver fretta, lei va sempre avanti ma con calma. Sento dal rumore che fa lei che è l'ora di aggiungere un po' d'acqua, anche se non sto lì a controllare. Guarda qua. Ecco qua. Ecco via. Un impasto come quello fa circa 16-17 kg di pane. Adesso cosa? Io non faccio proprio più la farina 00, quello non faccio più, ma troppo raffinata. Alla fine io inizio da farina tipo 1 che ha il crostello e il germe e poi di lì in avanti diciamo, tipo 1, tipo 2, integrale, poi queste farine speciali. E queste sono i miconi, quelli pane di formato più grande. Adesso nell'epoca moderna tanti cibi sono iperraffinati, alla fine sono più calorie vuote, la fibra non c'è più, le vitamine non ci sono più.
Il forno a legna è quasi un amico, nel senso che tu arrivi quelle mattine come adesso che fa freddo o d'inverno quando nevica, lo accendi, il legno inizia a scoppettare, ti fa compagnia, è una bellezza. Però per contro da tanto lavoro sistemare il legno, accatastarlo, approvvigionarsi, la fuliggine ti finisce da tutte le parti, insomma. Però hai quelle soddisfazioni che ti dicevo prima, soprattutto in un paesino di montagna dà una certa soddisfazione. È bello che a posto. Lo mettiamo nel mastello e poi lo mettiamo al caldo a riposare per un paio di ore. Vedi questo qua scuro così è quello con grano saraceno che rimane proprio nero. È un lavoro che devi avere la passione per farlo, perché devi essere qua almeno alle 5. Fai sempre più o meno 12 ore, 10-12 ore tutti i giorni. È così. Poi voilà. Adesso lo sistemiamo nel mastello. E voilà. Voilà. Il pane richiede della pazienza, del tempo. Ogni lavorazione poi deve riposare. Ciao Ricky, grazie mille. Il pane riposa ancora nelle casse con le tele come si faceva un tempo. Questo è lievitato nei cestini. Grazie. E voilà. È stato fatto ieri, poi l'abbiamo messo in frigo a 4 gradi e lui è lievitato per 18-19 ore, adesso lo inforniamo. Perfettamente lievitato. Lui si arricchisce di profumi, di enzimi. E poi lo righiamo, lo bagniamo, righiamo. Quella della benedizione, vedi? Allora, facciamo la croce e voilà.
le paste di melica spinte con la siringa. L'impasto qua ha la particolarità che non ci sono uova, solo burro, zucchero e farine. E quindi la pasta è molto friabile, se non la spingi con delicatezza poi si rompe tutta. Cerchiamo di farle tutte più o meno uguali perché poi in cottura, se ce ne sono di più piccole, di più grandi, cuociono con tempi diversi e non va bene. Noi qua la chiamiamo battiaia, battezzare, perché una volta i dolci non erano così diffusi come adesso, perché alla fine venivano solo a comprarle in occasione dei battesimi dei figli e poi si mangiava dopo la cerimonia. Fare i grissini così, stirati a mano. Ora li mettiamo di nuovo a lievitare anche questi. Nel frattempo, guarda qua com'è cresciuto da quando l'abbiamo messo. Voilà. Ben formata la maglia glutinica. Mettiamo 2 fascinette e un legno che è della famiglia del castagno, ma quello che non porta i frutti. Più o meno pesiamo 1100 grammi, che poi rimarrà una pagnotta da 1 chilo scarso. Ti deve piacere lavorare con le mani, diciamo così. Ciao!
e poi diamo la forma definitiva in questo modo. Voilà. Senza esagerare con le chiusure. Questo qua noi lo chiamiamo il pane di Sant'Antonio, il santo protettore qua del paese, e pare, a detta del nostro prete, che amasse il pane preparato con la farina di orzo. E allora abbiamo pensato di prepararlo anche noi, un po' mixato a nostra moda, diciamo così. Io credo che alla fine si possa trovare proprio solo qua, in questi posti spersi, difficili da trovare, anche perché la strada principale passa fuori dal villaggio e quindi bisogna venirci proprio appositamente. Noi poi qua abbiamo un grande vantaggio, che siamo praticamente ai piedi del Monviso, come sanno tutti nasce il Po, quindi nei nostri impasti viene usata l'acqua del Po ed è un'acqua limpida, cristallina, fresca in tutte le stagioni. Nel pane, visto che è fatto per il 70% d'acqua, ci giova molto al gusto finale. Non c'è un mattino che vado ad aprire le ante della panetteria e non guardo su e non mando un bacio al Monviso. Per noi è, possiamo dire, quasi una divinità il Monviso. Se non lo vediamo per un po' di tempo poi ci manca. E via il grissino. Voilà. Finiamo di stirare gli ultimi. Non hanno grassi aggiunti, l'impasto è a lievitazione mista, c'è il lievito di birra, poi però per darci un po' di gusto aggiungiamo anche il lievito madre e poi mettiamo il malto d'orzo che dà colore poi in cottura e favorisce anche l'estensibilità. Una volta cotti sono bruniti. La particolarità del grissino è che rimane molto friabile. Ecco, senti come scrocchia. Ecco qua. Vedi? Lo inforniamo girandolo al contrario, la parte che era sotto rimane sopra.
Poi. Sono fette biscottate semi-integrali con la frutta secca, mandorle bianche, nere e uvetta. Tu prendi un biscotto confezionato, vai a leggere gli ingredienti, ce n'è una lista, ce ne sono 25, perché poi ci sono i conservanti, gli aromi vari, è tutto un bluff. Qua le ricette al massimo hanno 5 ingredienti, massimo, ma il più delle volte anche solo 3. E 9, 10. Il pane lo lascio fare a Davide. Al mattino si fanno le pizze e le focacce, si infornano i croissant, tutto pian pianino. Vedere la clientela felice dei prodotti che si fanno artigianalmente, soprattutto comunque di sera dice beh, ho fatto un buon lavoro, ho fatto il mio, dà soddisfazione e fa molto piacere. Quanti croissant anche? Vabbè, saluto anche Giulia. Ciao, buona serata, grazie a te. Ciao ciao ciao. La gente comunque ci chiama per prenotare, soprattutto l'integrale, perché ne facciamo quantità più piccole. Il pane che preferisco io personalmente è quello classico, farina tipo 1, poi beh, la roba dolce quasi tutta. C'è questo che è di grano saraceno, questo è una farina bio che coltivano a Falicetto, noi lo chiamiamo pane cuneo. Questo è uno special che si chiama così proprio perché ha 15 ore di lievitazione, questo con i semi di zucca. Mi occupo della pasticceria, Fruit e Boom che hanno solo l'albume, lo zucchero bianco e le nocciole IGP, questi con il cioccolato fondente e le nocciole, i plum cake con i frutti di bosco, baci di dama, questi col caramello salato, le crostate, questi i panettoni, le gallette per la colazione. Mia mamma conosceva già la zia di Davide, quindi la sorella di sua mamma, abitavano tutti lì vicino. A 15 anni ho provato a venire qui e facevo alternanza scuola-lavoro e poi pian pianino gli anni passano, gli ambienti, d'estate, tutto, e poi lavoro qua. Certo, si lavora sabato e domenica, però almeno dà soddisfazione, ecco. Ciao Dadi! Ciao! Abito a Paesana, però vengo a prendere il pane senza calcinero. Vengo anche per la signorina, più che altro. Allora, il pane piace quello lì leggermente un po' scuro, non quel pane bianco che rimane appiccicato insieme. Qua è un pane fatto a forno a legna. A domani. Ciao. Ciao ciao. Questo meraviglioso posto l'ha scoperto mio papà. Lui veniva sempre in bicicletta, passava di qua e poi andava al Pian del Re e quando tornava si fermava a prendere il pane, perché è davvero molto buono e soprattutto non senti il senso di pesantezza. Oltre al pane è buona anche la focaccia. Mi ricordo quando mio papà mi regalava la focaccia, che gliela regalava il panettiere apposta per me, quindi sono anche molto umili e generosi e fanno bene il loro mestiere. Ciao ciao! Ah, il pane è ottimo, ottimo. I grissini anche. La roba dolce anche. Bisognerebbe solo poterla mangiare tutta, quello sì. E qua il lievito madre, quello che tutte le sere viene rinfrescato, ormai da più di 130 anni, pensa che roba.
qua come sono, vedi? Così. Una, queste belle pagnottelle. E voilà, ecco come si presenta, di colore un po' bruno, sono tutte farine tipo 1, bello croccante, un terzo grano, un terzo orzo e un terzo farro. Non c'è nessun segreto, è fatto solo di farina, acqua e sale, nient'altro, perché poi il lievito madre a sua volta è farina ed acqua, no? Richiede solo tempo e pazienza e un po' di conoscenze e alla fine dopo 8-9 ore ottieni questa preparazione che ha sfamato milioni di persone per milioni di anni e continuo a farlo tuttora. Puoi mangiarlo come preferisci. Io personalmente con un po' d'olio è quello che preferisco. Pane con un velo d'olio per me è il massimo. No, poi ognuno i suoi gusti, pane salame, pane formaggio sono i grandi classici nostri qua delle montagne del Treviso, noi vediamo